Ormai tutti vogliono SUV, ma se un tempo lo sport utility era sinonimo di auto grande, direi mastodontica, oggi invece i clienti lo vogliono sempre più compatto. Audi ha recepito in maniera perfetta, direi, questo trend e presenta quindi la nuova Audi Q2, un SUV premium ultra compatto di segmento B. Pensate che la sua lunghezza infatti è di soli 4,19 metri, molto più corta quindi di Mercedes GLA e BMW X1, tanto per intenderci. Ma iniziamo un po' a vedere come è fatto questo nuovo Q2 che sul frontale esprime tutto il nuovo linguaggio stilistico Audi, con la calandra single frame, in questo caso ottagonale, molto più bassa e più larga rispetto al passato. Tutto il design di questa Q2 è stato sviluppato, ci raccontano i designer tedeschi, pensando alle forme poligonali, e infatti la forma poligonale ritorna sempre in questa Q2, a partire qui dalla calandra, ma anche da queste prese d'aria. Sono finte, hanno solo scopo ornamentale, e soprattutto con i fari come al solito elaboratissimi in casa Audi. Abbiamo ovviamente sul top di gamma il full LED con questa bellissima firma luminosa. Attenzione però che sono optional, quindi sulla versione d'ingresso troveremo ancora i fari alogeni. Ancora uno sguardo al frontale per portarci poi sulla fiancata. Eccoli qui i 4,19 metri di questa Q2, come al solito assemblaggi molto rigorosi. Guardate che belle le fughe di carrozzeria, sono veramente precise, e poi abbiamo queste modanature di plastica nera lucida che corrono un po' tutte intorno all'auto e che suggeriscono questa idea di off-road. Abbiamo cerchi in lega a 5 razze da 18 pollici, ma la Q2 arriva di serie con i 16 pollici. Se non vi dovessero bastare, in ogni caso poco male, perché per gli esagerati ci sono a listino anche i 19 pollici. La particolarità vera della fiancata è proprio qui, sul terzo montante, che come vedete viene proposto con un colore diverso di carrozzeria, e questo per spezzare un po' la linea del tetto. Guardate quanto è spiovente, ci dicono in Audi che si sono ispirati a quella di una coupé, infatti è molto inclinato e sfocia addirittura in un alettone. Ma andiamo a vedere la parte posteriore, che è quella che ha fatto un po' più discutere dopo la presentazione internazionale al Salone di Ginevra dello scorso marzo, perché alcuni ci hanno rivisto un eco un po' troppo forte con la Volkswagen Polo. Il motivo è presto detto: per questi gruppi ottici dalla forma piuttosto squadrata. Sono full LED, addirittura con indicatori di direzione dinamici, quindi molto belli e molto elaborati. Devo dire che dal vivo questa impressione di Polo a ruote alte è molto più mitigata, perché grazie a una larghezza tutto sommato abbondante questa Q2 ha una presenza scenica veramente da SUV, quindi fa, direi, un bel figurone dal vivo. Ed ecco qui in basso sempre un eco al mondo off-road con questo paracolpi in plastica, più che altro ovviamente ornamentale, e il doppio terminale di scarico cromato che abbiamo sulle versioni top di gamma. Sulle altre abbiamo il singolo scarico. Già che siamo qui però apriamo il portellone. Abbiamo una versione molto ricca, quindi il portellone si apre elettricamente. Sulle versioni base bisogna farlo a mano, ed ecco qui il vano di questo Q2, 405 litri di capacità. Io ora, vedete, ho messo il mio zaino così avete un po' idea delle proporzioni. Ovviamente non è un bagagliaio enorme, però è ben strutturato, non ci sono scalini, vedete, e anche qui il passaruote è annegato bene, luci a LED per illuminare. Se abbattiamo i sedili abbiamo circa 1000 litri di capacità, ma ovviamente dobbiamo calare questo dato 405 litri in base al segmento, e per un'auto di 4,19 metri non è niente male. Diciamo che in generale questo bagagliaio è più grande di quello di una più comune, più tradizionale Audi A3. Adesso però andiamo dentro e vediamo la parte più sfiziosa, l'abitacolo. Ovviamente questo abitacolo ha qualcosa di familiare, perché è veramente molto simile a quello di tutti gli ultimi modelli nati ad Ingolstadt. E infatti guardate cosa troviamo qui al centro, ormai lo conosciamo benissimo, il mitico eccezionale Audi Virtual Cockpit, questo display da 12,3 pollici che racchiude tutte le informazioni utili durante la guida e completamente personalizzabile attraverso questi pratici
comandi al volante. A proposito, mi piace questo volante di questo allestimento sportivo, perché è tagliato in basso con la corona molto piccola e quindi molto sportivo, e poi ci sono ovviamente anche i paddle qui del cambio automatico S-Tronic. La leva del famoso ormai direi doppia frizione tedesco la troviamo qui, ovviamente ci tengono a sottolineare il logo S-Tronic, è un doppia frizione a 7 rapporti. Sul tunnel però qui troviamo anche tutta la gestione del sistema di infotainment MMI di ultima generazione, anche questo l'abbiamo imparato a conoscere bene sulle ultime Audi. Bella la ghiera qui per comandare le varie funzioni del sistema, che permette anche con questa superficie touch di impartire i caratteri dell'alfabeto e quindi di interagire in maniera molto pratica con il sistema multimediale, che ha questo display da 8,3 pollici, quindi direi molto grande, con una risoluzione di grande qualità. Capitolo materiali, direi fondamentale su un'auto premium, fondamentale su una Audi. Ma dunque sono veramente di ottima qualità sia gli assemblaggi che la scelta dei materiali. La plancia qui è in plastica, ma è una plastica morbida, e poi abbiamo la possibilità di personalizzare tutte queste finiture in diversi colori, e di notte abbiamo anche l'illuminazione dell'abitacolo tramite luci d'ambiente con tecnologia a fibra ottica. La pelle dei sedili è di buona qualità, un po' ruvida ma robusta, e anche il sedile è realizzato direi molto bene, con una seduta ampia, non troppo esasperata, quindi comoda per i lunghi viaggi. La parte che mi convince un po' meno è proprio però il pannello porta. Il comando di apertura mi sembra ripreso identico dalla Seat Leon, se non sbaglio, ma quello che mi convince meno è la plastica, perché a differenza della plancia troviamo pannelli di plastica molto dura anche in zone molto visibili a contatto con i passeggeri. La plastica dura è accettabile in queste zone inferiori, ma qui forse avrei preferito qualcosa di più gradevole. Molto bello invece il bracciolo, che ha pelle, cucitura a vista e questa modanatura in plastica lucida. Un'altra chicca di questo abitacolo si nasconde qui al centro, dove c'è questo vano portaoggetti, sempre comodo, che nasconde però la ricarica wireless per i vostri smartphone, che quindi possono essere ricaricati senza filo. Ovviamente prese USB un po' dappertutto, anche qui nel bauletto abbiamo tutta la gestione dell'infotainment Audi, che conosciamo bene anche tramite schede SD. Vedete la SIM, perché il sistema MMI ovviamente vi consente di connettervi a internet con connessione in 4G. Un'altra particolarità tecnologica di questo abitacolo la troviamo qui, dove c'è l'Head Up Display, che racchiude tutte le informazioni più importanti riservate al guidatore, che quindi non deve distogliere troppo lo sguardo dalla strada per sapere i limiti, le informazioni del navigatore o la velocità. È molto utile, ve lo assicuro. Non mi piace molto l'esecuzione con questo schermino rettangolare, un po' troppo invasivo, avrei preferito qualcosa di un po' meno vistoso. Adesso però andiamo dietro a vedere quanto spazio c'è su questo mini SUV. E lo spazio dietro è una vera sorpresa, perché su un SUV così compatto, 4,19 metri, invece abbiamo veramente tanto spazio per le gambe, ovviamente in relazione alle dimensioni esterne molto contenute. Io non sono molto alto, 1,70 m, ormai lo sapete, ma guardate, se davanti guida una persona alta come me, quanto spazio ho. Riesco addirittura a sdraiare le gambe, guardate quanto spazio c'è per le ginocchia. Se invece siede qualcuno di decisamente più alto di me, certo lo spazio si riduce, ma c'è comunque uno spazio vitale, diciamo vivibile, per un'auto così compatta. Quello che invece proprio non c'è è lo spazio per il quinto passeggero, che deve fare i conti con la presenza di questo tunnel centrale, direi abbastanza invadente. Sotto del resto passa l'albero di trasmissione della trazione integrale, ma anche poi il divanetto qui è un po' più rigido, quindi non tanto pensato per un ipotetico quinto passeggero. Buono invece lo spazio per la testa, nonostante il tetto in stile coupé sportiveggiante, c'è abbastanza spazio anche per qualcuno più alto di me. Attenzione però, una grave mancanza secondo me su un'auto comunque premium di lusso è l'assenza totale di bocchette di ventilazione dedicate a chi viaggia dietro. Adesso però che abbiamo visto un po' l'abitacolo in generale, è arrivato il momento di guidare e vedere come se la cava questo mini SUV di lusso. Per conoscere la nuova Audi Q2 siamo venuti sulle bellissime strade delle Alpi
svizzere. Ovviamente non posso correre troppo perché qui è pieno di autovelox, ma il paesaggio vi assicuro che è veramente magnifico. Ma veniamo alla nostra protagonista, la Q2. L'ho scelta con il motore più potente, il top di gamma attuale, il 4 cilindri 2000 TDI da 190 cavalli, ma soprattutto in grado di erogare 400 Nm per di più a soli 1900 giri. Come va questo motore a gasolio? Ma direi abbastanza bene, perché appena si sfiora il pedale del gas ha uno spunto veramente interessante e rende questa Q2 molto reattiva in basso, complice anche il peso abbastanza contenuto. Pensate infatti che la Q2 con il 3 cilindri turbo benzina, il motore base, pesa circa 1200 kg. Ovviamente con questo diesel l'ago della bilancia si alzerà un pochettino, ma siamo comunque intorno ai 1400 kg, quindi non male. Dove questo 4 cilindri a gasolio si perde un po' di più invece è ai medi regimi, un po' dove serve su queste strade di montagna tutte curve, dove non si dimostra subito reattivo, bisogna sempre un po' insistere con il pedale del gas. Un peccato, perché per essere un motore a gasolio ha un allungo niente male, anche a 4000 giri questo 2000 TDI da 190 cavalli ha ancora il suo perché, ha ancora qualcosa da dire. Tutto sommato quindi questo motore mi sembra forse un po' sprecato per questa Q2, piccola, leggera. Il motore perfetto, soprattutto per noi italiani, secondo me rimane il 1600 TDI a trazione anteriore da 115 cavalli. In ogni caso questo motore a gasolio made in Ingolstadt si fa perdonare per la quasi totale assenza di vibrazioni. Se ripenso ai vecchi diesel di precedente generazione, qui siamo veramente a un altro livello, perché non ci sono più quelle fastidiose vibrazioni e quei fastidiosi borbottii, perché questo 2000 TDI è abbastanza silenzioso, inizia a farsi sentire un po' troppo solo quando si spinge sul pedale del gas intorno ai 3000 giri. Sotto però pensiamo a un trasferimento autostradale a velocità costante, è veramente silenzioso, si sente solo il rumore di rotolamento degli pneumatici. Il ronzio tipico di questi motori tedeschi ci accompagna nel nostro viaggio svizzero, insieme a un altro fidato compagno di avventura, che è il cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti di nuova concezione, quindi con 2 pompe dell'olio per migliorare la lubrificazione, così ci hanno detto i tecnici tedeschi. Questo cambio automatico è un po' una conferma, diciamo che è sempre lui il doppia frizione per motori trasversali del gruppo Volkswagen. Ha una cambiata molto rapida e una logica di gestione direi sempre ben fatta. Solo quando magari selezioniamo la modalità di guida più sportiva avremmo preferito un po' più di reattività, a volte ci mette un po' a capire le nostre reali intenzioni, ma nella guida tranquilla, quella di tutti i giorni, quella che poi verrà utilizzata dal 99% dei clienti che sceglierà una Q2, devo dire che è davvero ineccepibile. Anche la Q2 non si lascia scappare il Drive Select, cioè la possibilità di scegliere diverse modalità di guida in base al percorso che stiamo affrontando. E il Drive Select su una strada come questa è una bella risorsa, perché oltre a influenzare la risposta del cambio automatico S-Tronic e anche dello sterzo progressivo, che diventa ovviamente più duro con un carico più pesante, va ad influenzare anche le sospensioni adattive, che quindi diventano più rigide e la Q2 diventa molto più agile e sincera e rapida in appoggio da guidare. La posizione di guida di questa Q2 non mi dispiace affatto, perché è sempre vero che siamo su un piccolo SUV, quindi se vogliamo possiamo averla abbastanza rialzata, come piace a chi cerca uno sport utility, perché ha questo senso di sicurezza, di dominio della strada, ma tutto sommato rimane abbastanza sportiva, un po' in stile Audi, quindi raccolta con il volante quasi verticale davanti, quindi abbastanza coinvolgente anche se ci troviamo su un SUV. La Q2 è l'ennesima auto del gruppo Volkswagen che nasce sull'ormai stracollaudata piattaforma modulare MQB, quindi per motori trasversali. Viene costruita in Germania, ad Ingolstadt, proprio la città dell'Audi, e oltre ai motori che vi ho citato, cioè il 1600 TDI da 115 cavalli e il 2000 TDI che stiamo guidando insieme da 190 cavalli, offre tutta un'altra serie di motori a 4
e addirittura 3 cilindri, perché abbiamo una variante del 2000 TDI da 150 cavalli e poi anche dei benzina, il 1400 TFSI, quindi turbo ad iniezione diretta da 150 cavalli con tecnologia cylinder on demand, quindi che ha la possibilità di disattivare parte dei cilindri quando non siamo a pieno carico per risparmiare carburante. Ma l'entry level della gamma Q2 è un motore abbastanza curioso, cioè il piccolo 1000 3 cilindri, sempre turbo benzina da 115 cavalli. Tutte queste motorizzazioni, oltre al classico cambio manuale, possono essere abbinate ovviamente al doppia frizione S-Tronic, ma anche, perché siamo sempre su una vera Audi, all'immancabile trazione integrale 4 con giunto viscoso centrale Haldex, quindi la tecnologia a trazione integrale sviluppata per i motori trasversali del gruppo tedesco. Attenzione però, perché la trazione integrale 4 la potete avere solo con le motorizzazioni top di gamma, il 2000 TDI e il 2000 TFSI da 190 cavalli, che completa la gamma motorizzazioni al vertice della famiglia benzina. Discorso a parte quello per lo schema sospensivo, perché se davanti troviamo una classica architettura McPherson, dietro invece il discorso cambia, perché su tutte le Q2 a trazione anteriore, quindi poi la stragrande maggioranza di quelle che verranno vendute, almeno nel nostro paese, abbiamo un classico assale a ruote interconnesse, mentre le sospensioni multilink molto più raffinate, indipendenti a 4 bracci, le troviamo solo sulle versioni con la trazione integrale 4. La presenza della piattaforma modulare MQB ha permesso di avere una piacevolezza di guida, devo dire, che convince su questa Audi Q2, un po' come su tutti gli altri prodotti del gruppo che sfruttano questo raffinato scheletro, perché è abbastanza rigido, questo telaio è abbastanza comunicativo anche quando si forza un po' il ritmo, dove anche il sottosterzo, che poi a un certo punto inevitabilmente diventa evidente, però non è mai predominante e non finisce mai per mettervi in grossa difficoltà. Quindi la Q2, diciamo che risponde sempre in maniera piuttosto sincera, facile e prevedibile, anche quando le è andata a tirare il collo. Ma aver scelto questo pianale modulare è stata una chiave per assicurarsi anche tutta una serie di tecnologie, direi oggi irrinunciabili, specialmente su un prodotto di questo livello. E alla Q2 non manca veramente niente, perché ovviamente oltre al comodissimo cruise control adattivo, basta impostare una determinata velocità e poi sarà la Q2 a frenare o accelerare automaticamente in base alle condizioni del traffico. Ma abbiamo anche la frenata automatica di emergenza, il segnalatore dell'angolo cieco qui da una spia sugli specchietti retrovisori esterni e il segnalatore di abbandono involontario della carreggiata. Nel corso del nostro breve test, quanto ha consumato questa Q2? Beh, aiutata anche da un peso abbastanza contenuto, come abbiamo visto prima. Il top di gamma 2000 TDI 190 cavalli con trazione integrale 4 e cambio S-Tronic automatico a doppia frizione si è tenuto intorno ai 7,2 litri ogni 100 km. Questo è il dato del computer di bordo, ma devo dire che tra le curve prima su quel passo di montagna non ci siamo troppo risparmiati con il pedale del gas per andare a vedere un po' di che pasta era fatto il motore e il telaio di quest'auto. Andando in maniera più tranquilla, un po' con l'uovo sotto l'acceleratore, siamo riusciti a stare tranquillamente intorno ai 6 litri 100 km, ma si può fare addirittura meglio con questa Q2, addirittura stando intorno ai 5,5 litri ogni 100 km. Pensate poi cosa sa fare il motore più piccolo, il 1600 TDI 115, addirittura con trazione anteriore, magari manuale. Lì siamo sicuri che questa Q2, impegnandosi, possa riuscire a stare anche intorno ai 20 km litro. Non possiamo finire il nostro video di prime impressioni senza aver parlato ovviamente dei prezzi. Purtroppo però Audi Italia non ha ancora definito il listino definitivo di questa Q2, che arriverà soltanto dopo l'estate. Ci hanno dato però già una prima indicazione di prezzo. La Q2 con il 1.3 cilindri turbo benzina base partirà da 25.000 euro, mentre per avere il diesel d'ingresso, il 1.600 TDI, serviranno circa 26.000 euro. Ovviamente però ragazzi, per avere una versione equipaggiata come quella della nostra prova full optional, sono sicuro che si andrà pericolosamente
oltre i 30.000 euro. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è già finito, ma io spero di essere riuscito come al solito a darvi già una prima panoramica di questa Q2 nel nostro video di prime impressioni. Ditemi come vi è sembrato questo mini SUV di segmento B nei commenti qui sotto. Io adesso vi saluto, ciao e alla prossima auto!